Il messaggio si accese sullo schermo crepato del mio telefono alle 2:47 del mattino. 3 parole che mi avrebbero perseguitato per mesi. Goditi la povertà, perdente. Era della mia ex moglie, Vittoria, la donna con cui ero stato sposato per 12 anni. La donna che aveva promesso di amarmi nella malattia e nella salute, nella ricchezza e nella povertà. A quanto pare, la povertà aveva una data di scadenza. 6 mesi prima vivevo una vita completamente diversa. Mi chiamo Nathan Cross. Ho 37 anni e fino a poco tempo fa ero un ingegnere meccanico senior alla Westfield Dynamics, con uno stipendio annuo di circa $150.000. Avevo una bella casa in periferia, una moglie che sembrava soddisfatta e un futuro che pareva dannatamente solido. Ma mentre me ne stavo in quel pronto soccorso, alle 3 del mattino, con il sangue che mi colava dalla mano sul pavimento di linoleum, addosso una divisa da bidello che puzzava di detergente industriale, capii quanto in fretta tutto possa disfarsi. Il medico stava impiegando troppo tempo per degli esami del sangue. Un taglio semplice, fatto con del vetro rotto, non avrebbe dovuto richiedere tutta quell'attenzione. Eppure quando finalmente rientrò nella sala visita, aveva il volto livido, le mani tremanti, e dietro di lui c'erano 10 persone in camice bianco. Signor Cross, disse, con una voce a malapena ferma. Dobbiamo parlare dei risultati del suo DNA. Se stai guardando questo e ti è mai sembrato che la vita ti prendesse a calci quando eri già a terra, se sei mai stato tradito da qualcuno di cui ti fidavi ciecamente, se ti sei mai chiesto se il karma esista davvero, resta con me, perché quello che sto per dirti ti farà tornare a credere che l'universo segna i conti. Ma prima di arrivare a come tutto cambiò quella notte al pronto soccorso, devo riportarti indietro di 6 mesi per mostrarti esattamente come sono finito con una divisa da bidello, invece del mio tesserino da ingegnere. E se vuoi ascoltare altre storie di persone che hanno scoperto verità incredibili su se stesse quando hanno toccato il fondo, premi il tasto di iscrizione e attiva le notifiche. Il tuo supporto significa tutto. Scrivi qui sotto un commento su una volta in cui perdere ogni cosa ti ha portato a scoprire qualcosa di straordinario. E se questa storia ti colpisce, lascia un like. Ora, lascia che ti racconti come la mia vita perfetta è diventata un incubo. Io e Vittoria ci siamo conosciuti quando avevamo entrambi 25 anni. Lei lavorava come receptionist in uno studio dentistico e io stavo appena iniziando la mia carriera da ingegnere, in una piccola società. Era bella, ambiziosa, e parlava sempre di voler di più dalla vita. Io credevo intendesse costruire qualcosa insieme. In realtà voleva solo più soldi, e non le importava chi glieli mettesse in mano. Per anni, tutto sembrò andare bene. Comprammo una casa. Io fui promosso 2 volte, fino ad arrivare alla posizione senior alla Westfield Dynamics. Vittoria lasciò il lavoro da receptionist e cominciò a passare le giornate tra lezioni di yoga e brunch con le amiche. Diceva che stava lavorando per diventare una influencer di lifestyle, qualunque cosa volesse dire. Io la sostenevo, perché è questo che fanno i mariti. Col senno di poi, ero cieco. Cieco davanti a ogni singolo segnale d'allarme. Circa un anno fa Vittoria cominciò a comportarsi in modo diverso. Vestiti nuovi che costavano più della rata della mia auto. Un'improvvisa passione per eventi al country club, a cui io ero sempre troppo impegnato per andare. Assenze sempre più lunghe, giustificate come occasioni di networking. Tornava a casa profumando di una colonia costosa che di certo non era la mia. Quando glielo chiesi, lei rise e disse che ero paranoico, che le donne di successo devono investire in immagine e relazioni. Le credetti, perché la amavo. Quello fu il mio primo errore. Il secondo fu non accorgermi che nel suo nuovo giro di amici c'era Preston Blackwell. Preston era tutto ciò che io non ero. Vecchio denaro, ricchezza ereditata. Il tipo che non aveva mai lavorato davvero un giorno in vita sua, eppure finiva nei consigli di amministrazione di più aziende, compresa la Westfield Dynamics, dove lavoravo io. Preston collezionava cose, auto di lusso, case per le vacanze, opere d'arte che costavano più dello stipendio annuo di molta gente. E a quanto pare aveva deciso di aggiungere mia moglie alla sua collezione.
La relazione probabilmente era iniziata circa 8 mesi prima che io lo scoprissi. Verso la fine Vittoria diventò distratta. O forse aveva semplicemente smesso di preoccuparsi di nasconderlo. Trovai le ricevute dell'hotel nella sua borsa mentre cercavo la mia tessera dell'assicurazione. La affrontai durante una cena, e lei non si prese nemmeno la briga di negare. Nathan, cerchiamo di essere realistici, disse, affondando la forchetta nel salmone come se stessimo parlando di colori per le pareti. Preston può darmi la vita che merito. Sei un brav'uomo, ma non diventerai mai ricco. Non ricco davvero. Guadagno $150.000 l'anno, dissi, con la voce che mi tremava. Abbiamo tutto quello che ci serve. Lei rise. Davvero rise. Preston spende più del tuo stipendio annuo per l'orologio che porta al polso. Capisci quanto sono piccole le tue ambizioni? Ho 37 anni, Nathan. Non ho tempo di aspettare che tu diventi qualcuno di importante. Le carte del divorzio arrivarono 3 settimane dopo. L'avvocato di Vittoria era costoso, aggressivo, e si vedeva lontano un miglio che dietro c'era il portafoglio di Preston. Puntarono a tutto, la casa, i risparmi, perfino a sostenere che le dovessi un mantenimento perché aveva sacrificato la sua carriera per sostenere la mia. Poco importava che io avessi pagato ogni cosa mentre lei giocava a fare l'influencer con 600 follower su Instagram. Eravamo ancora nel pieno della causa quando Preston fece la sua mossa alla Westfield Dynamics. Avrei dovuto capirlo. Preston sedeva nel consiglio da 2 anni, ma di recente aveva aumentato la sua quota di investimento. All'improvviso aveva l'orecchio dell'amministratore delegato. All'improvviso le mie revisioni di progetto venivano setacciate con un livello di pignoleria mai visto. All'improvviso ogni decisione che prendevo veniva messa in discussione. Il licenziamento arrivò un martedì mattina. Le risorse umane mi chiamarono senza preavviso. Stiamo ristrutturando il reparto ingegneria, dissero. La sua posizione viene eliminata. Eliminata? Li fissai, incredulo. Sono qui da 9 anni. Le mie valutazioni sono eccellenti. Sto gestendo 3 progetti critici. La decisione è stata presa a livello di consiglio, disse la direttrice delle risorse umane, senza guardarmi negli occhi. Riceverà 2 settimane di liquidazione. 2 settimane. Dopo 9 anni di settimane da 60 ore, dopo aver progettato sistemi che avevano fatto risparmiare milioni all'azienda, dopo aver rinunciato a weekend e festività per rispettare le scadenze, 2 settimane, e una scatola di cartone per gli oggetti della mia scrivania. Sapevo che dietro c'era Preston. Lo sapevano tutti, ma dimostrarlo era impossibile. La ristrutturazione, tecnicamente, era legale. Il consiglio aveva l'autorità. Preston aveva fatto in modo che sulla carta sembrasse tutto pulito, mentre smontava la mia carriera pezzo dopo pezzo. Ma non aveva ancora finito di distruggermi. Nel giro di una settimana dal licenziamento cominciai a ricevere lettere di rifiuto da ogni società di ingegneria, a cui mi candidavo. Aziende che pochi mesi prima mi avevano cercato improvvisamente non erano più interessate. Le mie chiamate a ex colleghi restavano senza risposta. La mia rete professionale evaporò da un giorno all'altro, come se fossi stato contagiato da una malattia capace di uccidere una carriera. Ci misi 3 settimane a capire cosa stesse succedendo. Una recruiter con cui lavoravo da anni finalmente mi richiamò e mi disse la verità. Nathan, gira una voce che sei stato licenziato per violazioni etiche. Qualcosa sul falsificare i risultati dei test e mettere i progetti a rischio. Nessuno vuole avere a che fare con te. È completamente falso, dissi, con il petto che mi si stringeva. Chi sta mettendo in giro questa storia? Lei esitò. Arriva dal consiglio di Westfield, in particolare da Preston Blackwell. Ha fatto sapere molto chiaramente ai suoi contatti che sei tossico. Preston aveva avvelenato l'intero settore contro di me, e io non potevo farci niente. Per provare la diffamazione avrei avuto bisogno di avvocati che non potevo permettermi e di una battaglia legale che avrebbe richiesto anni. E anche se avessi ripulito il mio nome,
la mia carriera sarebbe stata già morta. I soldi finirono più in fretta di quanto avessi previsto. Le parcelle del mio avvocato nel divorzio, le rate del mutuo su una casa che Vittoria stava cercando di portarmi via, i costi quotidiani, i risparmi si dissanguarono fino a sparire. Poi Vittoria e Preston fecero l'ultima mossa. Una mattina mi svegliai e trovai il conto bancario congelato. Congelato del tutto. Scoprii che Vittoria aveva presentato un'istanza d'urgenza sostenendo che stessi nascondendo beni. Era una menzogna, il mio avvocato lo sapeva, ma non contava. Il giudice concesse un blocco temporaneo fino alla prossima udienza, fissata 6 settimane dopo. 6 settimane senza accesso al mio denaro. 6 settimane con le bollette che si accumulavano e nessuna entrata. 6 settimane a guardare tutto quello che avevo costruito ridursi in polvere. Fu allora che arrivò quel messaggio. Avevo appena perso la casa. La banca aveva avviato il pignoramento perché non potevo pagare il mutuo con i conti bloccati. Alloggiavo in un motel che faceva pagare a settimana e odorava di muffa e di sogni rotti. Avevo fatto domanda per qualunque lavoro riuscissi a trovare, ma senza referenze e con le bugie di Preston che mi camminavano addosso come un'ombra. Nel mio settore non mi assumeva nessuno. Alla fine riuscii a strappare un posto come bidello notturno in un complesso medico. Paga minima, turno di notte, bagni da pulire e pavimenti da lavare nello stesso genere di edificio in cui un tempo avevo un ufficio. La prima notte che mi presentai in divisa, vidi la storia su Instagram di Vittoria. Era una serata di beneficenza con Preston, in un vestito che probabilmente costava più di quanto avrei guadagnato in un anno intero come bidello. La didascalia diceva: sto vivendo la mia vita migliore con il mio uomo incredibile. Poi arrivò il messaggio: goditi la povertà, perdente. 3 parole che mi fecero venire voglia di spaccare il telefono. 3 parole che riassumevano esattamente cosa pensavano di me Vittoria e Preston. Mi avevano distrutto la carriera con metodo, mi avevano portato via i beni, congelato i conti, e adesso mi ci strofinavano il viso dentro. Avevo 37 anni, dormivo in un motel, lavoravo da bidello, e cenavo con ramen. Loro avevano vinto. Io avevo perso. Almeno, era quello che credevo, fino alla notte in cui mi tagliai la mano. Fu un incidente stupido. Stavo pulendo una sala visite nel complesso medico quando urtai un contenitore di vetro per campioni. Cadde, si frantumò, e quando mi chinai a raccogliere i pezzi una scheggia mi incise a fondo il palmo. Sangue ovunque, più di quanto mi aspettassi. La supervisora notturna guardò una volta sola e mi spedì al pronto soccorso dall'altra parte del parcheggio. Io non volevo andarci. Non avevo più un'assicurazione sanitaria, ma lei insistette, poteva servire qualche punto, e la struttura avrebbe coperto tutto perché era un infortunio sul lavoro. Così, alle 2 del mattino, mi ritrovai al pronto soccorso a compilare moduli e aspettare che qualcuno mi guardasse la mano. Il taglio era abbastanza profondo da spingere il medico di turno a ordinare degli esami del sangue prima di suturarmi. Procedura standard, disse, per controllare che non ci fossero frammenti di vetro in circolo e che i fattori di coagulazione fossero nella norma. Rimasi lì per un'ora con una garza premuta sul palmo, senza curarmi del sangue né del dolore. Ero troppo intorpidito da tutto il resto per preoccuparmi di una mano tagliata. Poi le cose diventarono strane. Il medico rientrò nel mio box, ma non era solo. Ne portò un altro, poi un altro ancora. Nel giro di 10 minuti c'erano 10 professionisti della salute stipati nel mio angolo minuscolo di pronto soccorso, e mi fissavano come fossi un esperimento da laboratorio. Signor Cross, disse il medico di turno, con una voce insolita. Abbiamo analizzato il suo sangue e c'è qualcosa di altamente anomalo di cui dobbiamo parlarle. Guardai quella folla di camici. C'è qualcosa che non va nel mio sangue? Sono malato. No, signore. Lei è perfettamente sano. Però il suo DNA mostra marcatori straordinari che non abbiamo mai visto al di fuori di un database genetico, molto specifico. Lo fissai. Che tipo di marcatori? Tirò fuori un tablet e mi mostrò uno schermo pieno di sequenze genetiche che per me non significavano nulla.
Signor Cross, qualcuno nella sua famiglia ha mai accennato a uno studio di ricerca genetica? In particolare uno che riguardasse linee di sangue rare. No, risposi lentamente. Perché? Perché, in base a questi risultati, lei porta marcatori genetici estremamente rari, presenti soltanto in una manciata di persone al mondo. Sono associati a una specifica linea familiare ampiamente documentata. Mi si seccò la bocca. Quale linea familiare? Il medico lanciò un'occhiata ai colleghi, poi tornò su di me. Signor Cross, ha mai sentito parlare della famiglia Castellano? Quel nome non mi diceva niente. Scossi la testa. Avrei dovuto. I Castellano sono una delle famiglie più antiche e più ricche d'America, spiegò un altro medico. Tracciano la loro linea genetica da generazioni per via di un particolare disturbo del sangue che corre nella famiglia. Mantengono un database genetico privato per individuare possibili compatibilità per trattamenti medici. D'accordo, dissi piano. Ma cosa c'entro io? Signor Cross, riprese con cautela il primo medico, i suoi marcatori indicano che lei è un parente di sangue diretto della famiglia Castellano, non un cugino lontano. Parliamo di un legame immediato. La stanza cominciò a girare. È impossibile. I miei genitori erano Roberto e Linda Cross. Mio padre lavorava in edilizia. Mia madre era insegnante. Non eravamo imparentati con nessuna famiglia ricca. C'è la possibilità che lei sia stato adottato. Ripensai alla mia infanzia, ai genitori che avevo conosciuto per tutta la vita, alla casa modesta in un quartiere operaio, ai vestiti passati di mano in mano, e a come mio padre sembrasse sempre triste quando mi guardava. Non lo so, sussurrai. Non mi hanno mai detto niente. Signor Cross, dati questi risultati, siamo tenuti a contattare la fondazione della famiglia Castellano. Hanno una richiesta permanente: essere avvisati di qualsiasi compatibilità genetica che compaia nei database medici. Lei ci autorizza a fare quel contatto. Ero lì, in divisa da bidello, con la mano che ancora sanguinava, la vita già a pezzi, e pensai a cosa potesse significare. Che male poteva farmi? Sì, dissi. Contattateli. Mi aspettavo settimane, forse mesi. Forse non sarebbe venuto fuori nulla. Forse era un errore. Invece, 12 ore dopo, ricevetti una chiamata da uno studio legale di cui non avevo mai sentito parlare. Signor Cross. Sono Gregory Hamilton, di Hamilton, Sterling e Cross. Rappresento l'eredità della famiglia Castellano. Abbiamo ricevuto notifica dei risultati del suo test genetico dal Memorial Hospital. Sarebbe disponibile a incontrarci domani mattina. Lavoro di notte, dissi. Di giorno dormo. Le converrà adeguare l'orario, signor Cross. E glielo faremo valere. È estremamente importante. La mattina dopo mi presentai all'indirizzo che mi aveva dato, un grattacielo in centro, con un hall che probabilmente costava più di tutto ciò che possedevo. La receptionist mi indirizzò all'ultimo piano, dove una sala conferenze dominava l'intera città. Gregory Hamilton mi stava aspettando insieme ad altri 2 avvocati e a una donna che sembrava sui 70 anni, elegante, composta, con quell'aria che gridava denaro antico. Signor Cross, disse Hamilton alzandosi per stringermi la mano. Grazie di essere venuto. Questa è Elisabetta Castellano. È l'attuale capo della famiglia Castellano. Elisabetta mi studiò con occhi azzurri affilati. Gli assomigli, disse piano. Gli assomigli in modo impressionante. A chi? Chiesi. A mio fratello Thomas Castellano, suo padre biologico. La stanza si inclinò. Mi aggrappai al bordo del tavolo per non perdere l'equilibrio. Mio padre si chiamava Robert Cross, balbettai. È morto 5 anni fa. Roberto Cross l'ha adottata quando aveva 3 giorni, disse Elisabetta con dolcezza. Mio fratello Thomas era suo padre biologico. È morto prima che lei nascesse, in un incidente d'auto. Sua madre, Sarah Matthews, era la compagna di Thomas. Dopo la sua morte,
Lei l'ha dato in adozione. La stiamo cercando da 37 anni. Mi lasciai cadere su una sedia, la mente in subbuglio. Perché? Perché cercarmi? Perché lei è l'unico figlio di Tomás. È l'ultimo erede maschio diretto della linea Castellano e, secondo il testamento di mio padre, questo le dà diritto a una parte consistente del patrimonio di famiglia. Hamilton fece scivolare una cartellina verso di me. Dentro c'erano documenti, fotografie, risultati genetici, atti di adozione rimasti sigillati per decenni e un numero, una cifra che mi annebbiò la vista. 230 milioni di dollari. Era ciò a cui avevo diritto come figlio di Tomás Castellano, 230 milioni tra fondi fiduciari, proprietà e portafogli azionari, più un posto nel consiglio di amministrazione della Castellano Industries, un conglomerato manifatturiero che valeva miliardi. Non può essere vero, sussurrai. È verissimo, disse Elisabetta. Abbiamo avuto investigatori al lavoro per decenni, alla ricerca del figlio di Tomás. Sapevamo dell'adozione, ma gli atti erano sigillati e Sarah Matthews è sparita dopo averla data via. Quando i suoi marcatori sono comparsi nel database medico ieri notte, l'abbiamo capito subito. Lei è di famiglia, Nathan. Lei è un Castellano. Pensai a Vittoria, al suo messaggio, a Preston che mi aveva distrutto la carriera, a me che dormivo in un motel e lavoravo da bidello mentre loro vivevano nel lusso. Quanto ci vorrà per avere accesso all'eredità? Chiesi. Hamilton sorrise. Possiamo far trasferire dei fondi preliminari entro 48 ore. Il trasferimento completo richiederà alcune settimane, ma lei avrà subito accesso a liquidità sufficiente per fare qualunque cosa le serva. A me serviva una cosa sola, far rimpiangere a Vittoria e a Preston ogni singola cosa che mi avevano fatto. E adesso avevo le risorse per farlo. La prima cosa che feci fu assumere un avvocato. Non un avvocato qualunque, Marcus Thornton, l'avvocato più costoso e più spietato dello Stato. Il tipo di avvocato che Preston aveva usato contro di me. Solo che il mio era migliore. Voglio riaprire la causa per licenziamento ingiusto contro la Westfield Dynamics, dissi a Thornton. E voglio citare Preston Blackwell personalmente per diffamazione e interferenza illecita con la mia carriera. Thornton sorrise. È da tempo che aspetto qualcuno che rimetta Preston Blackwell al suo posto. In questo momento è quasi intoccabile, ma con le sue risorse possiamo rendergli la vita molto scomoda. Nel giro di una settimana le cause furono depositate. Non solo contro Westfield e Preston, ma contro chiunque avesse partecipato a distruggermi. L'azienda, i membri del consiglio, il reparto risorse umane che mi aveva liquidato con 2 settimane di buonuscita. Li trascinammo tutti in tribunale. La notizia esplose nella comunità imprenditoriale come una bomba. Nathan Cross, l'ingegnere licenziato e messo all'indice, veniva improvvisamente svelato come erede castellano, con risorse legali senza limiti e un conto da regolare. Preston provò a liquidare la cosa all'inizio. I suoi avvocati presentarono mozioni per far archiviare tutto. Ma Thornton aveva le prove, email tra Preston e altri membri del consiglio in cui discutevano di come costringermi fuori, registrazioni di conversazioni dove Preston diceva esplicitamente a partner e conoscenti di non assumermi, documenti che dimostravano che le voci sulle violazioni etiche erano state fabbricate. La causa per diffamazione, da sola, era inattaccabile. E poiché adesso avevo il nome e la fortuna dei Castellano alle spalle, ogni porta che mi era stata sbattuta in faccia si riaprì di colpo. I giornalisti economici volevano interviste. Ex colleghi che avevano ignorato le mie chiamate si rifacevano vivi. Aziende che avevano respinto le mie candidature mi mandavano offerte di lavoro. Ma io non volevo un lavoro. Io volevo giustizia. Il divorzio diventò un circo. L'avvocato di Vittoria era stato aggressivo finché pensavano che fossi miseria. Ora arrancavano, disperati. Perché il Texas è uno stato a comunione dei beni e Vittoria aveva chiesto il divorzio prima che venisse fuori la mia eredità, il che significava che forse avrebbe potuto avanzare una pretesa su una parte della mia nuova ricchezza. Forse. Il mio avvocato aveva altre idee.
La sua eredità viene dalla sua famiglia biologica, spiegò Thornton. Non è un bene coniugale. E, cosa ancora più importante, dimostreremo che le azioni di Vittoria e Preston costituiscono frode. Hanno distrutto la sua carriera apposta per ridurre la sua capacità di guadagno prima del divorzio, ed è illegale. Presentammo una controistanza. Non solo Vittoria non meritava un centesimo della mia eredità, ma doveva addirittura risarcirmi per i danni economici causati dalla sua relazione con Preston e dalla loro campagna coordinata per distruggere la mia carriera. Il giudice assegnato al caso era noto per essere imparziale, ma durissimo con chi provava a truccare il gioco. E Vittoria aveva decisamente provato a truccarlo. L'udienza fu fissata per un venerdì mattina. Io mi presentai con un abito su misura che costava più di 3 mesi del mio vecchio stipendio da ingegnere. Vittoria arrivò con Preston. Tutti e due vestiti come se stessero andando a un funerale. Non avevano idea di quanto fosse accurata quell'immagine. Thornton espose il nostro caso con metodo, la relazione, il licenziamento coordinato, i conti congelati, la campagna di diffamazione. Le prove erano schiaccianti. Vostro onore, concluse Thornton, la signora Cross e il signor Blackwell hanno messo in atto una campagna calcolata per distruggere la vita del mio assistito. Ci sono riusciti, lo hanno fatto licenziare, lo hanno messo all'indice nel suo settore e lo hanno ridotto a lavorare come bidello, mentre la signora Cross gli inviava messaggi come «Goditi la povertà, perdente». Proiettò il testo sullo schermo dell'aula. Io guardai il volto di Vittoria arrossire, diventare paonazzo. Pensavano di aver vinto, proseguì Thornton. Pensavano di averlo spezzato. Ma quello che non sapevano è che il signor Cross è l'erede della fortuna Castellano, un patrimonio nell'ordine dei miliardi di dollari, e ora è qui per ottenere ciò che gli spetta. Il giudice guardò Vittoria con un disgusto non mascherato. Signora Cross, ha inviato lei quel messaggio. L'avvocato di Vittoria tentò un'obiezione, ma il giudice lo zittì. Signora Cross, le ho fatto una domanda. Ha mandato lei quel messaggio? Sì, sussurrò Vittoria. Ma non sapevo dell'eredità. Quindi lei ha deriso la povertà di suo marito solo perché pensava che sarebbe rimasto povero. Il giudice scosse la testa. Questo è uno dei casi di scorrettezza coniugale più calcolati che io abbia visto in 20 anni. Signor Cross, non solo la sua eredità non è un bene coniugale, ma accolgo la sua controistanza per danni. Signora Cross, lei e il signor Blackwell pagherete congiuntamente al signor Cross 2 milioni di dollari a titolo di risarcimento per stress emotivo e danni alla carriera. Vittoria scoppiò in lacrime. Preston rimase immobile, probabilmente già facendo i conti su quanto gli sarebbe costato. Ma il giudice non aveva finito. Inoltre, accolgo la richiesta del signor Cross di sbloccare immediatamente i suoi conti bancari originari. Signora Cross, lei non riceverà nulla da questo divorzio. Né la casa, né i risparmi, né un centesimo di mantenimento. Si ritenga fortunata che io non possa incriminarla per frode. Fuori dall'aula, Vittoria provò ad avvicinarsi a me. Preston le afferrò il braccio per trascinarla via, ma lei se lo scrollò di dosso. Nathan, ti prego, disse, con il mascara che le colava sul viso. Ho sbagliato. Possiamo parlarne. La guardai. La guardai davvero. E non provai niente. Né rabbia, né amore, né altro. Solo pietà. Mi hai scritto, goditi la povertà, perdente, dissi con calma. Adesso sarai tu a sapere com'è, perché Preston ti scaricherà nel momento in cui capirà che sei un problema. Preston fece un passo avanti. Hai avuto fortuna, Cross. Quell'eredità non ti rende migliore di me. No, ammisi. Ma mi dà le risorse per distruggerti. E questo ci porta al prossimo punto della mia agenda. Feci un cenno a Thornton, che porse a Preston un documento legale. Questa è la notifica che la famiglia Castellano esercita l'opzione di riacquistare le sue quote nella Westfield Dynamics, tutte. Al valore equo di mercato, ovviamente, quindi non farà il profitto che si aspettava.
E una volta acquisite le sue quote, la rimuoviamo dal consiglio con effetto immediato. Il volto di Preston si fece violaceo. Non potete farlo. In realtà possiamo. Controlli pagina 47 dell'accordo tra azionisti. C'è una clausola che consente agli azionisti di maggioranza di imporre un riacquisto se un membro del consiglio viene ritenuto responsabile di interferenza illecita o diffamazione. E lei lo è appena stato in sede civile. Quindi, congratulazioni, Preston. È finita. Vittoria fissava Preston adesso, e vidi la consapevolezza affiorarle negli occhi. Il suo salvadanaio stava evaporando. Preston, cosa significa? Mormorò. Significa, dissi io, che sta per perdere una parte importante della sua ricchezza, la reputazione, e il posto in diversi altri consigli di amministrazione, perché mi assicurerò che tutti sappiano cosa ha fatto. Mi voltai per andarmene, poi mi fermai. Ah, e Vittoria, goditi la povertà. I 6 mesi successivi furono un vortice. L'eredità Castellano aprì porte che non avrei mai immaginato esistessero. Entrai nel consiglio di amministrazione della Castellano Industries e scoprii di avere davvero un talento per la strategia d'impresa. Il mio passato da ingegnere mi dava intuizioni che gli altri membri del consiglio apprezzavano. Fondai anche un ente benefico dedicato ad aiutare chi era stato licenziato ingiustamente o messo all'indice nel proprio settore. Ogni settimana ricevevo lettere da persone con storie simili alla mia, gente distrutta da ex coniugi vendicativi o partner corrotti. La mia fondazione offriva risorse legali e sostegno economico per reagire. E comprai anche la Westfield Dynamics. L'intera azienda. Non perché volessi gestire una società di ingegneria, ma perché volevo licenziare, uno per uno, tutti quelli che avevano partecipato al mio licenziamento. I membri del consiglio che avevano votato per eliminare la mia posizione, la direttrice delle risorse umane che mi aveva consegnato quella scatola di cartone, l'amministratore delegato che aveva preso i soldi di Preston per distruggermi. Tutti fuori. Poi riassunsi ogni ingegnere di talento che era stato lasciato a casa nella ristrutturazione di Preston. Triplicai il budget di ricerca e sviluppo. Introdussi la partecipazione agli utili per i dipendenti e trasformai Westfield nel tipo di azienda in cui la gente voleva lavorare. Nel giro di un anno avevamo sottratto ai concorrenti i talenti migliori e firmato contratti dal valore di centinaia di milioni. Quanto a Vittoria e Preston, i domino continuarono a cadere. Gli altri incarichi di Preston nei consigli di amministrazione sparirono uno dopo l'altro, man mano che si diffondeva la voce sul ruolo che aveva avuto nel distruggermi la carriera. La sua reputazione, negli ambienti d'affari, divenne velenosa. Diversi suoi investimenti naufragarono quando i partner si sfilarono, non volendo essere associati a lui. Vittoria lo lasciò dopo 6 mesi, quando fu chiaro che non avrebbe recuperato il suo vecchio status. Sentii dire che era tornata a lavorare come receptionist, lo stesso impiego che aveva quando ci eravamo conosciuti. L'ironia non mi sfuggì. Un giorno la incrociai in un bar del centro. Era in fila davanti a me, con vestiti comprati in un grande magazzino invece che nelle boutique di lusso. I capelli raccolti in una semplice coda, non più quell'acconciatura elaborata che aveva tanto amato. Nathan, disse quando mi vide. Aveva una voce piccola, sconfitta. Ciao, Vittoria. Le feci un cenno educato. Rimanemmo lì, impacciati, per un momento. Alla fine fu lei a parlare. Lo so che probabilmente non vuoi sentirlo, ma mi dispiace per tutto. Ero avida e stupida e ho buttato via qualcosa di buono perché volevo di più. Sì, dissi. E hai ottenuto esattamente quello che ti meritavi. Lo so, sussurrò. Lo so, però, Nathan, quel messaggio. Ero ubriaca e arrabbiata, non lo pensavo davvero. Se potessi riprenderlo. Ma non puoi, la interruppi con dolcezza. È questo il punto delle conseguenze, Vittoria. Sono permanenti. La fissai, senza alzare la voce. Mi hai calpestato e mi hai distrutto la vita perché eri convinta che non mi sarei più rialzato.
Mi hai colpito quando ero già a terra perché ti faceva sentire potente. Bene. Adesso sai com'è. Le tremavano gli occhi, lucidi di lacrime. C'è una possibilità che tu mi perdoni. Pensai a quella domanda. Pensai ai mesi passati in un motel, alle cene di ramen, alle notti da bidello, all'umiliazione, alla disperazione, alle sere in cui mi ero chiesto se valesse la pena andare avanti. No, dissi alla fine. Non ti perdono. Ma non ti odio nemmeno. Semplicemente non penso più a te. Pagai il mio caffè e uscii, lasciandola lì. Non era più una questione di vendetta. Era una questione di andare avanti. Oggi vivo in un attico in centro, con la vista su tutta la città. Guido un'auto che costa più dell'orologio di Preston. Siedo nei consigli di amministrazione di 3 grandi aziende e dirigo una fondazione Valadium Sawa che ha aiutato centinaia di persone a reagire contro la corruzione sul lavoro. Esco con qualcuno ogni tanto, ma non ho fretta di risposarmi. Quando ti tradiscono così a fondo, ci vuole tempo per tornare a fidarsi. Eppure la parte migliore in assoluto, è sapere che niente di tutto questo sarebbe successo se Vittoria e Preston non mi avessero distrutto la vita. Se mi avessero lasciato il mio lavoro da ingegnere e la mia esistenza modesta, non sarei mai finito in quel pronto soccorso. Non mi avrebbero mai fatto gli esami del sangue. Non avrei mai scoperto di essere un erede castellano. La loro crudeltà mi diede l'occasione di scoprire chi ero davvero. E chi ero davvero si rivelò molto di più dell'uomo che avevano cercato di annientare. La settimana scorsa stavo tenendo un discorso a una conferenza di business quando qualcuno mi chiese che cosa avessi imparato dalla mia esperienza. Dissi che avevo imparato che il fondo tocca sempre un nervo di verità. Su chi sei, dissi, su chi sono davvero le persone che ti stanno intorno, e su ciò di cui sei capace. Vittoria e Preston credevano di distruggermi. Invece mi costrinsero a scoprire la mia vera identità. Pensavano di portarmi via tutto. Invece mi diedero accesso a risorse che non avrei mai immaginato. Cercarono di farmi diventare niente. Invece rivelarono che ero qualcosa di straordinario. Il pubblico applaudì, ma io non avevo finito. Quindi, se stai guardando questo e sei a terra proprio adesso, se qualcuno ti ha tradito e ti ha rovinato la vita e ti ha scritto di goderti la povertà, ricordati questo. A volte perdere tutto è il primo passo per scoprire che eri destinato a qualcosa di più grande. A volte le persone che provano a distruggerti stanno, in realtà, liberandoti per farti diventare ciò che eri sempre stato destinato a essere. Quella visita al pronto soccorso cambiò la mia vita in modi che sto ancora scoprendo. Il taglio sulla mano guarì in 2 settimane. Ma la ferita che Vittoria e Preston mi inflissero, quella sì, si rivelò il catalizzatore della trasformazione più incredibile della mia vita. Volevano che mi godessi la povertà. Invece scoprii di essere l'erede di una fortuna. Mi volevano spezzato. Invece diventai più forte di quanto potessero immaginare. Mi volevano distrutto. Invece mi ricostruii in qualcuno che non avrebbero più potuto sfiorare. E ogni singolo giorno mi sveglio nel mio attico, guardo la città, e penso a quel messaggio. Goditi la povertà, perdente. 3 parole che erano state scritte per annientarmi. 3 parole che, invece, mi salvarono.